Gli anni '80 per il calcio italiano sono un periodo d'oro. Ogni squadra, dalla più grande alla più piccola della Serie A, può permettersi lo sfizio di vestire con i propri colori almeno un campione di fama affermata. E in questo senso la Sampdoria non fa certo eccezione. Anzi, il presidente Mantovani ha alle sue dipendenze diversi pezzi da 90. Vialli e Mancini sono di certo tra i più amati della tifoseria, ma non sono i soli. Quello che però Mantovani ancora cerca è qualcuno in grado, dalla panchina, di sfruttare al meglio le qualità della squadra. A questo proposito parte da Genova una chiamata per Ascoli. E il sì che correrà lungo il filo del telefono sarà destinato a cambiare la storia blucerchiata. Nell'estate 1986 l'allenatore jugoslavo Vujadin Boškov accetta l'incarico e riallaccia il suo destino con quello della Sampdoria, dopo la sua esperienza genovese come centrocampista datata oltre 20 anni prima. L'ingaggio del labbro di Novi Sad e le firme di Cerezo, Pagliuca e Lombardo danno ai blucerchiati l'esperienza, la qualità e il carisma necessari per compiere il grande salto, cosa che regolarmente accade. Dopo un anno di rodaggio, la Sampdoria torna in finale in Coppa Italia, festeggiando ancora una volta al termine di una doppia sfida da fiato sospeso con il Torino. Una stagione più tardi stessa storia. In campionato i ragazzi terribili dello zio Vuja chiudono quinti, giusto un posto indietro rispetto all'anno prima, ma in Coppa Italia strapazzano il Napoli e fanno capire al presidente Mantovani che in sede c'è bisogno di una mensola più grande. Già, perché dopo la finale di Coppa delle Coppe dell'89 a Berna e la bruciante sconfitta con il Barcellona, il Doria si ripresenta all'atto finale della competizione. Il coriaceo mediano Fausto Pari disse: il prossimo anno ci ripresenteremo in finale e stavolta vinceremo la Coppa. Il copione infatti è già scritto. E anche se con un po' di sofferenza, la doppietta di Vialli fa grande la Samp. A Genova arriva il primo e finora unico trofeo europeo. Ma Capitan Pellegrini e soci di fermarsi non ne vogliono proprio sapere. E il 19 maggio 1991 il Luigi Ferraris esplode in una colorata e indimenticabile festa. Dopo un serrato duello testa a testa con le milanesi, durato un campionato intero, la Sampdoria batte il Lecce e si laurea ufficialmente campione d'Italia. Non ci sono re, principi o cavalieri, ma Paolo Mantovani, Borea, Boškov e i ragazzi blucerchiati che stanno scrivendo una favola. Una favola che meriterebbe un ulteriore lieto fine a Wembley, quando nel 1992, da esordienti assoluti, i doriani si presentano in finale di Coppa dei Campioni. Dall'altro lato, guarda un po', ancora il Barcellona, già avversario 3 anni prima in quel di Berna. Ci si mette la sorte, una svista dell'arbitro e pure una punizione di Koeman a tempo quasi scaduto a negare al Doria il trofeo. Ma l'impresa di essere arrivati fin sulla vetta d'Europa rimane, e l'aver scalciato fuori dalla competizione i campioni in carica della Stella Rossa è una cosa che i presenti dimenticheranno difficilmente. Con Wembley si chiude però un ciclo. All'indomani di Londra partono in tanti: Boškov, Vialli, Pari e Cerezo. In panchina, l'annata seguente, va così lo svedese Sven-Goran Eriksson, mentre in campo ci si riempie di giovani e belle speranze. E se i risultati non arrivano, tocca a Mantovani mettere mano alla squadra, inserendo 3 fuori classe come Ruud Gullit, Alberigo Evani e David Platt. E con quei 3 in distinta, la squadra è tutta un'altra cosa. Ma il più grande rimpianto è che quella formazione coi fiocchi il presidente Mantovani proprio non se la riesca a godere, perché un male incurabile il 14 ottobre 1993 se lo porta via per sempre. Il timone passa così al figlio Enrico, che conquista subito una prestigiosa 3ª piazza e poi la 4ª Coppa Italia contro l'Ancona. La sensazione però è che i bei tempi con il grande Paolo siano acqua passata e che l'età della Samp d'oro sia destinata a rimanere solo un ricordo incancellabile nella memoria di molti.